occlusione dentale e postura corporea. C'è davvero una correlazione? Riprendiamo il discorso sul rapporto tra occlusione dentale e postura corporea, cominciato nel primo video e continuato poi nel secondo. Abbiamo visto i vari fattori che possono influenzare e determinare la postura corporea, le connessioni anatomiche e fisiologiche tra la bocca e il resto del corpo, i metodi che sono utilizzati per valutare e misurare la postura corporea e abbiamo analizzato alcuni studi scientifici sull'argomento per cercare di capirci qualcosa. In questo video cerchiamo di trarre le conclusioni. Non glielo dici dei video precedenti? Certo che glielo dico. È ovvio che essendo questo video la conclusione logica dei video precedenti, chi non li avesse visti è invitato a guardarli. È invitato, mica li possiamo obbligare. Però onestamente, se non guardate prima quelli, non si capisce niente. E poi sono proprio belli, rilassanti, gradevoli, io ve li consiglio. Uno è questo e l'altro è questo. Abbiamo visto nel video precedente che i risultati degli studi pubblicati non sono concordi, quindi è impossibile trarre delle conclusioni definitive sulla possibile correlazione tra occlusione dentale e postura corporea. Cerchiamo adesso di capire quali possano essere i motivi per cui alcuni studi dicono una cosa e alcuni ne dicono un'altra. Innanzitutto, la valutazione dell'occlusione dentale viene fatta in modi diversi. In alcuni casi si includono persone con occlusione dentale diversa, prima classe, cioè con la mandibola nella posizione normale, seconda classe, mandibola indietro, terza classe con la mandibola in avanti, morso crociato, e vengono paragonate tra loro. Quindi abbiamo un gruppo di studio e un gruppo di controllo. In altri casi non si usa un gruppo di controllo, ma le stesse persone vengono valutate in tempi diversi modificando la posizione della mandibola con un bite. Ovviamente queste alternative non sono uguali e probabilmente hanno un effetto diverso sull'eventuale modifica della postura corporea. Una cosa è modificare temporaneamente, in breve tempo, la posizione della mandibola con un bite. Tutt'altra cosa è valutare una persona che è cresciuta con quella caratteristica dell'occlusione dentale. Le possibili conseguenze sulla postura corporea sono probabilmente diverse. Certo! Un altro fattore da considerare è il fatto che quando si valutano le diverse posizioni mandibolari usando un bite, si chiede alla persona di tenere i denti a contatto, perché solo in questo modo la mandibola può essere guidata dal bite nella posizione desiderata. Ma questo non riproduce affatto il modo in cui si trovano le persone per gran parte della giornata, perché durante la giornata i denti non si toccano quasi mai. E questo potrebbe essere il motivo per cui la presenza di una malocclusione dentale possa non avere effetti sulla postura corporea. Bla bla bla, bla bla bla. Vabbè, ma se non spiego queste cose non si capisce niente. Un secondo punto riguarda la valutazione della postura corporea, che viene fatta in modi diversi. Osservando direttamente il paziente o con le fotografie, abbiamo una valutazione generale ma un po' approssimativa della postura. Con le radiografie vediamo le ossa, quindi le vertebre della colonna cervicale. Con la rastereografia vediamo il profilo del collo e della schiena tridimensionalmente. Con la pedana stabilometrica non vediamo affatto la postura, ma solo le oscillazioni del corpo e la distribuzione del peso corporeo sui piedi. Per quanto tutte queste variabili diano un'indicazione più o meno precisa della postura corporea, misurano comunque cose diverse, che possono essere diversamente correlate all'occlusione dentale. Un altro fattore importante è la presenza di fattori di confusione che possono influire sulla postura corporea e quindi alterare i risultati degli studi. Essendo la postura corporea
influenzata da tante cose che fanno parte della vita di tutti i giorni, questi fattori sono molto comuni. Innanzitutto il genere e l'età delle persone. Ci sono solitamente differenze nella postura tra uomini e donne e tra persone di diverse età. Poi entrano in gioco le attività che svolgiamo durante la giornata. Posizione durante lo studio, il lavoro, l'uso del computer, del cellulare, attività sportiva, la sedentarietà. Tutti fattori importantissimi che possono alterare la postura corporea. Si aggiunge la contemporanea somministrazione di altre terapie, oltre alla terapia odontoiatrica, come ad esempio dei farmaci, esercizi, fisioterapia, miglioramento dell'ergonomia, che in alcuni casi non sono valutate durante lo studio. Ovviamente la presenza di tutti questi fattori, se non controllati, può mascherare il reale rapporto tra l'occlusione dentale e la postura corporea, enfatizzandolo o minimizzandolo. Tuttavia, nei casi in cui questa associazione è stata rilevata, si è notato che le persone con un'occlusione dentale di seconda classe, cioè con la mandibola indietro, presentano una posizione più avanzata della testa e una maggiore estensione della testa rispetto al collo. Ma un'associazione non significa necessariamente un rapporto di causa-effetto. E anche nel caso questo rapporto ci fosse, è stata fatta anche un'ipotesi inversa, cioè che non sia l'occlusione dentale a modificare la postura corporea, ma che sia la postura corporea a modificare l'occlusione dentale. In giovane età, durante la crescita, sarebbe la presenza di disturbi della respirazione, ad esempio la respirazione orale, a causare una modifica della postura della testa e del collo. La posizione più avanzata ed estesa della testa creerebbe poi maggiore tensione dei tessuti sotto la mandibola, che modificherebbe la crescita della mandibola, dando origine a un'occlusione dentale di seconda classe. In questo caso, ovviamente non avrebbe alcun senso intervenire sull'occlusione dentale per correggere la postura. Se vogliamo trarre le conclusioni... Concludendo, possiamo affidarci ai suggerimenti degli autori che hanno pubblicato le review, cioè studi che mettono a confronto diversi studi sull'argomento, più significative, da Perinetti, che abbiamo citato nel video precedente, agli studi che sono stati pubblicati successivamente da Daniele Manfredini, Ambra Michelotti, Uli Peng. Possiamo dire che la postura della testa e del collo potrebbe essere correlata all'occlusione dentale, però gli studi scientifici attuali non sono sufficientemente validi per supportare questa conclusione. Inoltre, le associazioni che sono state rilevate in alcuni di essi sono spesso significative dal punto di vista statistico, ma clinicamente poco rilevanti e soprattutto poco predicibili. Per questi motivi si cerca di avere sempre un atteggiamento prudente. Non è indicato eseguire terapie odontoiatriche volte a correggere l'occlusione dentale, soprattutto se irreversibili e costose, se l'obiettivo è quello di curare o prevenire alterazioni della postura corporea. Però se l'obiettivo è quello di avere i denti belli e dritti, allora va bene. Poi se migliora anche la postura, tanto meglio. Anche se non sapremo mai se è migliorata in seguito alle cure dentali o se sarebbe migliorata comunque. Ma a quel punto... Chi se ne frega? E chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Sì, questo è vero. Ma soprattutto non guardiamo solo i denti. Quando visitiamo un paziente con la postura scorretta, indaghiamo su tutti i possibili fattori che influenzano la postura corporea, che sono molto comuni nella vita di ogni giorno. Molti li abbiamo già citati: studiare o lavorare al computer, passare molto tempo al telefono, per non parlare di tutti quei lavori, anche pesanti, che costringono i lavoratori ad assumere una postura scorretta con la schiena curva e la testa in avanti. Ma anche una vita troppo sedentaria e purtroppo l'età. Pensate poi a chi svolge un'attività sportiva.
Lo sport è sempre consigliato, anche per migliorare la postura, ma considerate chi svolge un'attività agonistica o anche amatoriale, ma in modo assiduo. La postura che assumono i ciclisti per molte ore ogni giorno, ma anche chi svolge sport asimmetrici, che ovviamente fanno sviluppare una parte del corpo più dell'altra, modificando la postura. Sono tutte cause molto comuni di una postura scorretta. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Che succede? Non lo so, non riusciamo a stabilizzare l'immagine. Ci sono delle interferenze. Devono essere i poteri forti. Ma quando mai? Stiamo dicendo verità troppo scomode. I poteri forti boicottano i miei video. Vabbè. Ciao a tutti, speriamo di rivederci presto.